Salve a tutti ragazzi, benvenuti in una nuova puntata di The Wasteland 3. Siamo qui pronti a finire la nostra perlustrazione del quartier generale, quindi ci muoviamo. Posso anche parlarci? Lasciare... no, no, non partire. Benissimo. Ok, quindi posso utilizzare il nostro Kodiak per lasciare la zona. Allora, qua c'è il nostro quartier generale, quindi andiamo di qua. Qui c'è qualcosa qua dentro? No, non c'è niente, è una torretta praticamente per sparare fuori senza farsi beccare. Quindi prendiamo solo uno dei nostri tizi, quello che ha... Andiamo nelle informazioni, gli attributi, carisma, intelligenza, velocità, no, abilità, scienza strana, scassinamento e armi di piccolo calibro. Ok, invece gli altri hanno di furtività. Questo qui ne ha una marea di cose, anche troppe ne ho date. Allora, prendiamo lui e andiamo qua su. Guardiamo cosa c'è. Qui c'è una cassa, un contenitore che andiamo ad aprire. Troviamo delle munizioni, tante, dei dollari del Colorado e un vecchio fazzoletto. È consumato e leggermente macchiato. Ok, saliamo qua su che non c'è niente. Andiamo nella pila di sanfrusaglie. Troviamo un attuatore incurvato. A dirla tutta, questo attuatore è ormai inutile. Poi dei rottami, un mero ammasso di rottami, chi direbbe mai possa avere un qualche valore? E poi un telaio per torretta. Benissimo, quindi qui abbiamo finito tutto. Riscegliamo i nostri compari e possiamo lasciare... Ah, c'è da scavare qua. Cosa abbiamo trovato? Un libro bruciato. È illeggibile, però vale 10 dollari. Quindi qui dovremo aver finito tutto. Guardiamo il nostro diario. Tutto esaurito. Il nuovo quartier generale va bene. Allora, Greschi ci ha consigliato di parlare con lo sceriffo Desi, capo dei Marshal del Colorado, che dovrebbe trovarsi nel centro di Colorado Springs. Secondo lui potrebbe aiutarci a trovare delle reclute. Va bene, quindi andiamo nel centro di Colorado Springs. Però, prima di tutto io proverei... Allora, dobbiamo cercare di recuperare un po' di energia. Non esiste niente che mi dà... Allora, uso oggetto su di te e questo è uno. Uso oggetto su di te e uso oggetto su di te e quindi siamo quasi al massimo, tutti tranne lui, ma ce lo teniamo così. Quindi proviamo a uscire e vediamo se da qui si va a Colorado Springs. Confermi di voler viaggiare verso il centro di Colorado Springs? Sì. Aspettiamo che carichi la zona. Ok, eccoci a Colorado Springs. Guardiamo cosa c'è qua. Allora, qua c'è un pochino di gente. Emmeline Pease, un corpo, cittadini del Colorado. Possiamo parlarci? Non è giusto. Ah, prigioniero Dorsey. Ok. Cominciamo a parlare con le persone qua intorno. Emmeline Pease. Allora,
look like marshals. Do you work for the patriarch? Allora, per ora sì. Siamo i ranger, lavoriamo per chiunque abbia bisogno del nostro aiuto. Perché me lo chiedete? Siamo i ranger. Then my boy needs your help. He's going to be executed. And they won't listen when I say he's no killer. Judge Watkins has sentenced my son to die. Austin is all I have left. Everyone else died on the plains. He's a good boy. He never hurt anyone. I'm sure of it. Please, maybe Watkins will listen to you. Cos'è successo? Perché tuo figlio è stato condannato a morte? I don't even know why he was rounded up. He won't tell me. Says he's embarrassed. I know they caught him doing something wrong, but he says he never hurt anyone. If you talk to him, maybe he'll tell you what happened. Sometimes it's easier to talk to a stranger than your mother. I know that much. Chi è tuo figlio? Austin Pease, the skinny boy up on the platform. I can't imagine he killed anyone. We've seen enough death on our way out here. He never wanted to hurt anyone, ever. Forse. Qual è la sua storia? Our family escaped the wars in the East. Tried to make our way across the plains. My husband, my other son, my daughters. One by one, picked off and killed. Now it's just the two of us. And I'm gonna lose him too. Allora, arrivederci. Please, help my son. Adesso andiamo a vedere se riusciamo a aiutare. Allora, gendarme Marshall e Austin Pease. Allora, prima andiamo dal gendarme. Allora, parliamoci. Il prigioniero è un adolescente magro e pallido, ha i capelli arruffati e unti, il viso spigoloso dalla fame, fissa le gogne con terrore, deglutendo di tanto in tanto. Ti vede mentre lo fissi e torna alla realtà. Sorry, I didn't mean to ignore you. Just got a lot on my mind. Come sei finito nei guai coi Marshall? Made a real big mistake. See, the Plains gangs chased my mom and me off our land. We lost everything. Heard this was a place of God-fearing people and thought they'd do right by us. People here kept us out in the cold, letting us starve to death while they sat inside, warm and fed. Then the Dorseys came and gave me some food and some kindness and asked me to do some vandalism. Bravo. I figured what was the harm? I never killed no one, but I did bust some windows. Marshals caught me doing it, and they said I was working with the Dorseys. Magistrate agreed, so here I am. Mom would have talked me out of it. I should have talked to her first. Beh, in un certo senso li hai aiutati, eh? Perché l'hai fatto? We're starving. No two ways about it. We were going to die. Dorseys gave us food. I figured a few windows was a worthwhile trade for the bread and meat that saved our lives. Sì, però farlo uccidere non mi sembra che la punizione sia adatta al crimine. I thought it was too harsh, but what happens if I speak up now? Will they come after my mom? I can't take the chance. Allora, hai uno spettacolare piano per fuggire? Qual è la sentenza? Mettiamo che possiamo liberarti. Quanto varrebbe per te o addio? Qual è la sentenza? Magistrate tells me it's death. They're gonna strip me down and tie me to those things. And they're gonna let the cold do its work. I wonder if it'll hurt. Wish I could tell you it won't, kid. But that'd be a lie. Non posso andare là, no. Mi tocca stare qua di lato. Hai uno spettacolare piano per fuggire? No, I was never no desperado. Don't rightly know why I let myself get caught up in this. Deglutisce rumorosamente gli occhi che fissano le gogne. But if I'm to die, I'd at least like to do that right. Gonna do that like a man.
Mettiamo che possiamo liberarti. Quanto varrebbe per te? Magistrate's a hard man. I wish I could believe it'd work. I'd do anything for someone who could get me free without hurting anybody in the process. Guess I don't have any money to give you, but I'd pay you back in hard work, if you'll have me. Allora, pensi che sapresti renderti utile? I'm used to hard work around the homestead, and I ain't too bad with a gun either. My folks made sure I could hunt and fight. I always dreamed of coming to the big city and being a newspaper man. You know, interviewing people, telling the truth about how things really are. Sure didn't turn out like I hoped. Scuote la testa. Allora, facciamo addio adesso, non possiamo fare Nice altro. talking to you. Proviamo a cercare di aiutarlo. Busto del patriarca. Il patriarca incombe sulle gogne, osservando le punizioni dei colpevoli. E questo però mi sembra diverso, però non mi dice chi è. Allora, magistrato Silas Watkins. Quest'uomo incupito guarda la gogna con un'espressione di triste soddisfazione. La sua pelle giallastra è ben tesa sul viso e le sue labbra sottili si uniscono in una dura linea. Howdy, Judge. How's your heart? Still colder than a well digger's ass? Marshal Quan, impertinent as ever, I see. Rangers, I am Magistrate Silas Watkins. I have heard of your arrival, partly from the confessions of the Dorsey Raiders. You'll be pleased to know that I sentenced them to death for their part in the attack on the city and your convoy. Perché la They gogna? are the only instrument of justice we need. Serious offenders die by exposure. Sometimes I might grant a reprieve after frostbiters claim their extremities. Perché a volte potrei e non glielo dai? Allora, la morte per esposizione sembra crudele. Oh, to the contrary. It is more merciful than the punishments meted out by the mountain clans or the gangs of the plains. If we did any less, they would see our nation as weak. And in Colorado, weakness is death. As much as we might long for the world before the bombs, when justice was not so cruel, that is not the world we inhabit. And let's be honest, Judge. You kind of like it too, don't you? No, I do not. I only do what the law commands. Forse. And since you're the law around here, I guess you're your own boss. I follow principles set forth at the second founding of this city, as you know very well. Without our laws and the penalties to enforce them, we're no better than the Wastelanders. Allora, non hai altre punizioni qui? For some offenses, we have a work camp on the plains. I don't approve of their methods, but it's outside my jurisdiction. Beh, almeno non muoiono, eh? Minor infractions, like public drunkenness or disorderly conduct, are punished by a short stay in the sheriff's lockup. Fa un gesto verso l'edificio dietro di sé. Quindi qua c'è lo sceriffo. Parliamo di qualcos'altro. Proceed. Austin Pearce dice di non aver ucciso nessuno. Cosa dobbiamo fare per liberarlo? His crimes are still severe. He was part of the Dorsey uprising. He caused significant property damage. His actions diverted marshals from responding to reports of attacks, magnifying the harm the Dorseys were able to inflict. Argue a case, and I might show lenience. Non ho abbastanza lecchinaggio. E se i Ranger pagassero per i suoi danni e si assumessero la tutela del ragazzo? Non è un cattivo ragazzo ed è tutto ciò che resta a sua madre. Uccidilo e ucciderai anche lei. Lui è troppo giovane per una sentenza di morte. Sicuramente puoi offrirgli un po' di misericordia.
Io direi questo. Mercy. I do not see the word in my law books. The patriarch has charged me to dispense justice, not mercy. Ok, non è un cattivo ragazzo ed è tutto ciò che resta a sua madre. Uccidilo e ucciderai anche lei. My concern cannot be for his mother. It can only be for the law. Regrettable, but he chose this path, not I. Non ti va bene niente, insomma. E se i ranger pagassero i suoi danni e si assumessero la tutela del ragazzo? You wish to compensate the city and the owners of the damaged properties for their losses. I can facilitate that. Ok, ai soldi sembra interessato. Adesso dipende quanti. That's the price in Colorado dollars. $200. Non possiamo pagare al momento. Understand that the law cannot wait until you have the means to pay. The boy will go to the pillory soon. His time is short. Arrivederci. Indeed. Non possiamo... Non abbiamo niente di cui parlare, allora con lui non possiamo fare niente. Proviamo ad andare dentro, allora. If it's too dangerous for you, Marshals, maybe I should go in there myself. Sheriff Daisy! Sheriff! Yeah. Miss, please. I've had enough of this. Why won't you people do anything? Ah, Marshals. Finally. I was beginning to think you were never going to help. Hold on now. You aren't Marshals. You look like ruffians. Are you here to see the sheriff? Well, I'm first. I've been waiting here on tenterhooks for an hour. Allora, ma sei sempre così scortese? I'm sorry. I was raised better than that. It's just... I am under considerable duress. My family has been kidnapped by those no-good Dorseys, and the Marshals will give me no answers about their situation. They won't even speak to me. I must know how the sheriff intends to rescue them. And when. Allora, chi sei tu comunque? No, i Marshall sembrano un po' sopraffatti al momento. That may be, but my family is one of the leading families of Colorado Springs. We have been longtime allies of the Patriarch and supporters of all he stands for. Surely that should be given some consideration. C'è qualcuno qui che secondo voi dovrebbe essere considerato meno di voi? I suppose not. We are all equal in the eyes of God, as they say. I am just frustrated. That is all. It doesn't seem that anything is being done. Allora, chi sei tu comunque? My name is Lucia Wesson, daughter of Percival Wesson and Maria Reyes of the 100 Families. Ok. But now they and my little brother have been kidnapped by those good-for-nothing Dorseys, and I fear for their lives. Allora, puoi dirci qualcosa sulle 100 famiglie? We are the founding families of Colorado Springs, descended from the survivalists who came together after the deluge of fire and helped the Patriarch build a stronger Colorado. I'm proud to trace my lineage back before the war on both sides of my family. Allora, che sta succedendo qui esattamente? Someone let the Dorseys into town, and the savages have taken my family hostage, along with a good many others, and retreated to the Garden of the Gods. I came here to demand that Sheriff Daisy immediately mount an expedition to save them, but her marshals keep putting me off. Allora, chi sono i Dorsey? No good traitors, that's what they are. Used to be 100 families, like us, but rotten. Backstabbers, every one of them. At least that's what my father says. They rebelled against the Patriarch before I was born, and were driven from the city. I was always told they were dead and gone. It seems I was misinformed. Allora, parleremo con lo sceriffo, vediamo.
Parleremo con lo sceriffo e vediamo cosa possiamo fare. Thank you, friends. One more voice urging her to action might be sufficient. Thank you. Sheriff Daisy, I will not leave until you speak to me. Ok. Possiamo parlare con l'agente Torres? We should build some more watchtowers. Miss Wesson, could you... I'm sorry. I have to talk to these folks. Sorry Grazie. about that. Are you the Rangers? We were told to expect you. Sheriff Daisy's waiting for you in the back. Thanks, Torres. Anytime, Marshal Quan. Ok, su che stai lavorando? Reports. Lots of reports. The Dorsey raid really tore up the town. Murder, looting, fires. They even attacked this station. Not that they got very far. It's been exhausting. Qualche consiglio su come gestire lo sceriffo Daisy? Don't blink. Ok. Puoi parlarci dei Marshall? It's on the back of the box. We keep the peace here in Colorado Springs. Mostly, though, we do what Sheriff Daisy says. Ok, addio. Thanks. If you've got any feedback, be sure to fill out a form. Allora. Marshall Senior, possiamo parlarci? Sheriff wants to speak to you, Rangers. Ok, lo sappiamo. Lo sceriffo è questo. Lo sceriffo è una donna statuaria con capelli biondi ingrigiti e un sorriso d'acciaio. Well, now you must be the Rangers. I'm the sheriff around here, but you can call me Daisy. Old Saul tells me you're a bunch of badasses, and I ain't one to turn away a badass, especially at a time like this. I reckon you already heard all about the Dorsey raid, so I won't bore you with the details. Suffice it to say, we whooped 'em good, and the survivors are holed up in the Garden of the Gods with a bunch of hostages. Thing is, I lost a lot of marshals. My boys and girls are tired and beat up. You want to make some fast friends around here? You could go into the garden and speak to those Dorseys for us. Maybe find out how the hell they got into the city in the first place. Allora, ricompensa, guardiano della prigione del quartier generale dei Ranger, armatura da mercenario, copricapo da mercenario e leggings da mercenario. And by speak, you mean shoot the everlasting shit out of them and save those hostages, right, boss? Quan, I hear you're some fancy liaison now. Old Saul taking my people without even asking? How dare he? Anyway, yes, you rascal. That's exactly what I mean. But question him first, you hear? Proveremo. Ma'am, yes, ma'am. Ok, Lucia Wesson vuole parlarvi del salvataggio della sua famiglia dei Dorsey. That girl, you think I ain't heard her yapping? But I got a couple of 50 other people yapping at me, too. Tell you what, though. Her people are 100 family folks from the fancy side of town, so they got some pull. You can do me a big favor and kill 2 birds with 1 stone if you take little Miss Wesson with you when you go to save them. In fact, I'm going to insist on it. I need that girl out of my hair. I'll let Lipinski know you're bringing her along. He won't let you into the garden without her. Don't worry. She knows which end of the gun the bullets come out of. Go in there and kick some ass, Rangers. Ok. Raggruppiamo i nostri Ranger. How's your family? My mom and pa are safe. Still haven't heard from my sister. Voglio vedere. Near the museum when the attack started. Allora, parlate con lo sceriffo Daisy, l'abbiamo fatto. Possiamo raggiungere il giardino degli dei attraverso un posto di blocco a nord del centro città. Lo sceriffo Daisy ci ha chiesto di portare con noi Lucia Wesson. Ok, allora, qui c'è qualcosa qua dietro, per esempio. No. Andiamo qua. Ci sono delle casse ma non le possiamo aprire. Macchinette del caffè. Sembra che i Marshall consumino parecchi caffè.
Qui c'è un agente, possiamo parlargli? The sheriff ain't sending me into the garden. No. Ok. Sempre You spoke to agenti. Sheriff Daisy like you promised, strangers. Thank you. I heard her tell you to take me with you to the Garden of the Gods. So, when do we leave? Allora, cos'è il giardino degli dei? Lo sceriffo Daisy non l'ha detto. It's a project of the Ward family, a showcase for their know-how. They grow food there using the latest technologies. Colorado Springs leads the world in science. But there are plenty of places to hide in the garden. The Dorseys could be laying for us anywhere. We shall have to be cautious. Ok. Prima di andare da qualche parte, parliamo della tua esperienza in combattimento. Certainly. My father taught me to shoot almost before I could walk, and I'm the best shot in the city. Oh, it's true. She's a prodigy, all right. Also a pain in the ass. Però non ci interessa quanto bene spari. Ma hai mai ucciso qualcuno? No. But I have hunted. Allora, There's no need to worry that I will be shy about pulling the trigger. I promise, strangers, if it is to save my family, I will not hesitate. allora, sopravvivenza 3 non possiamo farlo. Va bene, allora andiamo. Sicuri di non voler lasciare questa storia ai professionisti? I know very little about you, strangers. And even if I trusted you as I would a friend, it is still my family who the Dorseys threaten. I must go. Ok. Va bene, allora andiamo. At last. Allora, raduniamo tutti. E 4. Andiamo a vedere nell'inventario che cosa è lei, cosa ha di particolare. Allora, ricetta scoperta. Allora, armatura da esploratori, gliela possiamo mettere, equipaggio. Poi, pantaloni di rottami. Non possiamo usarlo, bene. E qui siamo a posto. Ha un revolver particolare, il revolver di Lucia, levigata da migliaia di estrazioni rapide dalla fondina. Per il resto l'arma di Lucia è lucida e immacolata. Come abilità armi di piccolo calibro, modding delle armi, baratto e sopravvivenza. Ok, chiudiamo. Finiamo di guardare la prigione. Must be drunker than I thought. Did someone yell something about Dorseys? E niente. Qui c'è una porta. Proviamo a aprirla. Si apre benissimo. Ok. Io non voglio usare lei, voglio usare uno dei nostri come... Perfetto. Allora, c'è un tavolo. Poliziotto buono, un poliziotto cattivo, una lampadina che oscilla. Un classico. Ok, niente da fare. Non c'è nient'altro qua dentro. Allora, qui c'è una scatola. C'è un contenitore con 2 kit medici e una siringa medica. Benissimo, così una delle 3 che abbiamo utilizzato l'abbiamo recuperato. Qui ci vuole livello 4 di scassinamento e non mi sembra il caso di prenderla a botte oggi, qui davanti a tutti. Allora, qui c'è un kit per ferite, un set di strumenti chirurgici per ferite gravi. Ok, quindi prendiamo anche questo e possiamo lasciare la prigione. Proviamo ad andare a parlare di nuovo a questo ragazzo, non si sa mai che ci possa dire qualcosa. Still here. Not looking forward to what comes next. Non ho soldi. No, addio. Elias Dorsey lives. Ok, con loro non posso farci niente. Qui abbandoniamo l'area e non mi sembra il caso. It's not fair. C'è un rifugiato, Ellie, rifugiato.
Andiamo a parlare con Ellie. C'ha un nome. Mom? Oh, sorry. Never mind. Un attimo, possiamo parlarti? Why? What do you want? Stavi aspettando tua madre. Dov'è lei? I don't know. We were heading to Colorado Springs with a lot of other folks when we got separated. I hurried here as quick as I could after, but I ain't found her anywhere. I keep hoping. Tutto bene? No, please, I just need you to go away, please. Grazie. Vi siete separati? There was this smiling lady. She said she had some food, and I could take some back to my mom if I came with her. And next thing I know, she was gonna sell me. She put me in a cage. Come sei scappata? One of her men took me out of the cage to... I kicked him as hard as I could and ran. They didn't find me in the dark. And then I saw some refugees and tagged along. Stayed with them till I got here. Arrivederci. Bye. Allora, qua ci sono dei cadaveri. I cadaveri dei dorsi uccisi nella recente incursione sono stati gettati alla rinfusa in questa fontana congelata. Allora, possiamo vedere un po' la mappa qua per vedere dove siamo. Noi siamo qua sotto. Qua c'è un'officina, là ci sono delle scale. Allora io direi andiamo qui a vedere l'officina, saliamo sulle scale e poi ci salutiamo. Voglio vedere l'officina. Intanto c'è una tenda qua. I rifugiati hanno improvvisato dei rifugi attorno alla piazza, anche col calore della città. Devono sentire molto freddo. Allora qua non ci si può andare. C'è una cassa, un'uscita. Sì, per abbandonare. Io penso che in questo momento la cosa migliore è fare quello che dobbiamo fare, cioè ok, qua c'è qualcuno. Questo giovane è ancora adolescente, porta numerose copie di un giornale, il Colorado Patriot. Abbiamo sentito che ci sono stati problemi. Sure has. Dorsey's got into the city, but nobody knows how. They started shooting up the place and killed a lot of people. Then they made a run at the Patriarch's palace. Oh, but they couldn't get inside. It took a while, but Sheriff Daisy and the marshals beat him back. Now they're holed up in the Garden of the Gods. Well, some of them, anyway. Others jumped in their trucks and ran for it. Cosa sai dei Dorsey? Just what I've been told. Back before I was born, they were the family that betrayed the Patriarch and tried to take charge of Colorado. The thing is, everybody thought they'd been dead for years. I mean, there's tons of stories about how the Patriarch wiped them all out. Mi sembra che ci siano un po' di storie false qua in giro, eh? Riporti le notizie qui attorno? Yep. I work for the Colorado Patriot, only newspaper left in America. We tell people what's happening in the city and what they should think about it. Ok, ci vediamo. Be careful. Might still be Dorsey's hiding out in the city. Allora, nel prossimo episodio saliamo le scale e vediamo cosa c'è qua su. Per oggi è tutto, grazie a tutti per la visione del video. Ciao ciao!